Prima di terminare il nostro tour della Scozia, torniamo a Edimburgo. Partiamo con l'autobus a 2 piani e ci dirigiamo verso il centro. Andiamo ora verso il castello. Nell'esplanada è tutto pronto per la conclusione del Festival internazionale d'Edimburgo. Il festival si svolge ogni agosto ed è una delle più grandi manifestazioni teatrali con artisti provenienti da ogni parte del mondo che portano nella capitale scozzese prime mondiali, nuove interpretazioni di opere classiche e produzioni acclamate da mostrare a un pubblico internazionale. Il castello di Edimburgo è un'antica fortezza che dalla sua posizione in cima alla rocca domina il panorama della città di Edimburgo. La cattedrale di St. Giles, Sant'Egidio, è un capolavoro gotico di Edimburgo. È uno splendido esempio di architettura religiosa che spicca per i suoi maestosi archi e le ampie vetrate che, seppur in netto contrasto con le dimensioni più contenute dell'edificio, gli conferiscono un'atmosfera intima e raccolta. Per quasi 700 anni, Canongate è stato un quartiere malfamato della città, la parte più popolana e oscura che ha ispirato tanti romanzi e sceneggiati. Dopo un attento lavoro di riqualificazione, il quartiere ha ripreso vita e slancio e oggi conserva il suo carattere decisamente autentico grazie ai suoi palazzi antichi. Salendo a Calton Hill potrete ammirare i più spettacolari panorami di Edimburgo. Ci troviamo su di uno sperone vulcanico che si erge di fronte alla Old Town. Qui si trova la vista più fotografata di Edimburgo e del centro, con il famoso tempietto greco. Nei secoli, numerosi architetti hanno utilizzato questa collina come laboratorio per il loro ambizioso progetto di far diventare Edimburgo una sorta di Atene del Nord. Il Dain Village è una vera chicca che Edimburgo nasconde agli occhi dei turisti frettolosi. È un antico villaggio minerario che ha conservato perfettamente edifici e case d'epoca. Oggi inglobato nel tessuto urbano della città, è riuscito a mantenere intatta la propria identità grazie ai residenti del borgo e al suo carattere fiero. Per chiudere in modo speciale il festival, l'ultima sera, presso la esplanada del castello, si tiene un concerto. Contemporaneamente, al ritmo della musica, con un magico gioco di luci, uno spettacolo pirotecnico conclude l'evento.